Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi metteremo alla prova la tua conoscenza del Medioevo. Tra cavalieri, castelli e misteri medievali. Riuscirai a superare tutte le domande? Il quiz è composto da 25 domande, divise in 3 livelli di difficoltà. Ogni risposta corretta vale un punto. Somma il punteggio e scopri il tuo livello finale. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. In quale periodo storico si colloca il Medioevo? Tra il 500 e il 1500. Il Medioevo si colloca convenzionalmente tra il 476 e il 1492. Quale evento segna l'inizio del Medioevo nel 476 d.C.? La caduta di Roma. La caduta dell'Impero Romano d'Occidente, avvenuta in seguito alla deposizione dell'ultimo imperatore, Romolo Augustolo, da parte del generale barbaro Odoacre. Cosa significa letteralmente il termine Medioevo? Età di mezzo. Il termine fu coniato dagli umanisti per indicare un periodo intermedio tra l'antichità classica e la loro epoca di rinascita. Cosa era un feudo? Una terra. Il feudo, durante il Medioevo, era un territorio concesso da un sovrano a un vassallo in cambio di fedeltà, servizi militari e amministrativi. Chi erano i vassalli? Nobili. I vassalli erano nobili guerrieri del Medioevo che giuravano fedeltà a un signore, offrendo servizio militare e consiglio, in cambio di protezione e di un feudo. Quale malattia devastò l'Europa nel XIV secolo? La peste nera. Arrivò dall'Asia centrale attraverso le rotte commerciali e causò circa 20-30 milioni di morti, riducendo la popolazione europea di circa un terzo. Cosa erano le crociate? Guerre religiose. Le crociate furono spedizioni militari promosse dalla Chiesa cattolica tra l'XI e il XIII secolo per conquistare o riconquistare Gerusalemme e la Terra Santa dal dominio musulmano, spinte da motivazioni religiose, economiche e feudali. In quali 2 grandi periodi viene solitamente diviso il Medioevo? Alto e basso. La divisione avviene convenzionalmente attorno all'anno 1000, distinguendo una fase di crisi da una di rinascita. Quale re dei Franchi fu incoronato imperatore dal Papa nella notte di Natale dell'800? Carlo Magno. La sua incoronazione sancì la nascita del Sacro Romano Impero, unendo il potere politico franco alla religione cristiana. Difficoltà media. Qual era il ruolo principale dei servi della gleba? Lavorare la terra. A differenza degli schiavi, avevano alcuni diritti, ma erano legati per legge al terreno che coltivavano. Quale fazione politica italiana del Medioevo sosteneva l'autorità del Papa? I Guelfi. I Guelfi erano sostenitori del papato, contrapponendosi ai Ghibellini che invece parteggiavano per l'imperatore. Chi fu il viaggiatore veneziano che visse lungo alla corte di Kublai Khan in Cina?
Marco Polo. Il suo libro Il Milione fece conoscere agli europei le meraviglie e le innovazioni tecnologiche dell'Oriente. Quale popolo germanico invase l'Italia nel 568 d.C.? I Longobardi. Guidati da Alboino, occuparono gran parte del nord e centro Italia, ponendo fine all'unità politica della penisola. Quale importante istituzione culturale si diffuse nelle città medievali dall'undicesimo secolo? L'università. Centri come Bologna o Parigi divennero luoghi di studio, della medicina e della teologia, indipendenti dai monasteri. Chi poteva diventare cavaliere? Solo i nobili. Nel Medioevo diventare cavaliere era un privilegio dei giovani nobili, perché cavallo, armatura e armi erano molto costosi. Il percorso iniziava come paggio a 7 anni, poi scudiero a 14, fino all'investitura intorno ai 21 anni. Quale delle seguenti innovazioni tecnologiche non è tipica del basso Medioevo? La macchina a vapore. La macchina a vapore è l'invenzione chiave della rivoluzione industriale del XVIII secolo. Che cosa indicava la gogna? È una punizione. La gogna era una punizione medievale che esponeva i colpevoli in piazza, bloccati da una struttura di legno o ferro, per essere umiliati pubblicamente. Che cosa fu la Magna Carta firmata nel 1215? Una legge. La Magna Carta Libertatum fu firmata nel 1215 dal re Giovanni Senza Terra e stabilì che anche il sovrano doveva rispettare la legge, limitando il potere del re dopo la ribellione dei baroni inglesi. Da ora iniziano le domande davvero difficili. Chi unì la teologia cristiana alla filosofia di Aristotele nella Summa Theologiae? Tommaso d'Aquino. San Tommaso d'Aquino, esponente della scolastica, cercò di conciliare la fede cristiana con la ragione ispirandosi alla filosofia di Aristotele, sostenendo che fede e ragione non sono in contrasto, ma complementari. Cosa fu il movimento dei Catari? Un movimento religioso. I Catari, diffusi in Europa tra XII e XIV secolo, furono un importante movimento religioso considerato eretico dalla Chiesa cattolica. Cosa fu il Domesday Book? Un censimento. Voluto da Guglielmo il Conquistatore, fu il primo grande censimento dell'Inghilterra, registrando proprietà, risorse e abitanti per organizzare tasse e rafforzare il potere reale. Quale battaglia segnò la conquista normanna dell'Inghilterra? Hastings. La battaglia di Hastings, combattuta il 14 ottobre 1066, segnò l'inizio della conquista normanna dell'Inghilterra, con la vittoria di Guglielmo il Conquistatore su Re Aroldo II. Chi fu noto come il Papa Imperatore? Federico II di Svevia. Federico II di Svevia, soprannominato Stupor Mundi, fu re di Sicilia e imperatore del Sacro Romano Impero, noto per i suoi rapporti spesso conflittuali con il papato. Cosa stabiliva il Concordato di Worms?
Separazione dei poteri tra Papa e Imperatore. Il Concordato di Worms, 1122, firmato da Enrico V e Callisto II, pose fine alla lotta per le investiture con un compromesso tra potere imperiale e papale. Nel Medioevo, cosa indicava spesso il colore giallo sugli abiti? Di disonore. Nel Medioevo, il giallo sugli abiti aveva spesso un significato negativo o di emarginazione sociale, molto diverso dal valore positivo che ha oggi. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se vuoi supportare il canale con una piccola donazione, puoi farlo con il tasto grazie. Se hai fatto da 0 a 9 punti, devi ripassare il Medioevo. Forse cavalieri, castelli e crociate non sono proprio il tuo campo, ma niente paura. Il Medioevo è pieno di storie affascinanti. Prova a ritentare e migliora il tuo punteggio. Se hai fatto da 10 a 18 punti, hai una buona conoscenza del Medioevo. Conosci molti aspetti di questo periodo, tra imperatori, cavalieri e curiosità storiche. Con qualche dettaglio in più, potresti arrivare facilmente al punteggio massimo. Se hai fatto da 19 a 25 punti, sei un vero esperto del Medioevo. Complimenti! Hai dimostrato di conoscere molto bene questo periodo storico. Tra imperi, documenti storici e curiosità medievali, hai davvero la mente di uno storico. Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!